Ciao a tutti ragazzi, io sono Newbie e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. Oggi, come vedete, riprendiamo a giocare a Pokémon Giallo. Dunque, eravamo rimasti qui pronti per affrontare la palestra di tipo elettrico, la palestra di Aranciopoli. La affronteremo con il nostro caro Diglett, anche perché immagino che gli altri non serviranno. E nel periodo non collegato che ho fatto ho allenato un po' i Pokémon, quelli di supporto, ossia quelli che non sono presenti nella mascherina, quindi Visaur, Nidoran eccetera eccetera. Li ho fatti evolvere in modo da avere tra virgolette Pokémon sempre più nuovi e quindi soddisfare le richieste che poi eh, ci verranno proposte dagli assistenti del professor Oak durante poi insomma tutto il resto dell'avventura. E ho lasciato uno spazietto qui per poi prendere insomma lo Squirtle che ci darà l'agente Ginny. Detto questo, andiamo su Diglett, gli facciamo fare taglio, che gli ho insegnato nello scorso episodio, così da aprirci la strada e entrare in palestra. Ehi, aspirante campione, LT Surge ha un soprannome, la gente lo chiama l'americano illuminato. È un esperto di Pokémon elettrici. I Pokémon volanti e quelli d'acqua sono a rischio, fai attenzione alle paralisi. LT Surge è molto prudente. Dovrei decifrare un codice per arrivare a lui. Vedremo. Capo palestra di Aranciopoli LT Surge. Allenatori vincenti Simone. Maledetto Simone. Praticamente qui della palestra molto probabilmente la cosa più difficile da fare sarà proprio trovare gli interruttori qui. Non è posto per bambini questo. Vedremo. Marinaio vuole lottare. Magnemite livello 24. Ok, è un livello superiore a noi, ma il nostro Diglett non dovrebbe avere alcun problema. Boom. Super efficace. Newbie ha battuto Marinaio. Wow, sei portento. LT Surge ha messo doppi lucchetti, un consiglio. Una volta aperto il primo, il secondo è subito accanto. Subito accanto che vuol dire? Sono un peso piuma, ma sono forte con l'elettricità. Vedremo. Anche il tuo amico diceva così. Eppure. Così, metallaro, Rocchettaro vuole lottare. Manda Voltorb. Livello 20, quindi più basso di noi. Andiamo di fossa. Ecco, possiamo dire che Voltorb è il corrispettivo elettrico di Diglett, perché entrambi sono Pokémon molto veloci, forse i più veloci, o quantomeno tra i più veloci del loro tipo. Entrambi hanno una bassa difesa e un buon attacco, diciamo. Nel caso di Voltorb speciale. Però in questo caso, fortunatamente per noi, il nostro Diglett è super efficace e quindi non c'è trippa per gatti. Sale a livello 24. Cerca di imparare una nuova mossa. Turbo Sabbia. Diglett non può imparare più di 4 mosse. Eliminare una vecchia mossa. Sì. Quale gli eliminiamo? Allora, fossa no, taglio no, è un MN. O graffio ruggito. Ora, graffio magari ci può essere utile in qualche modo, anche se taglio, insomma, è paragonabile. Il ruggito non lo utilizzeremo mai, anche perché tra ruggito e turbosabbia, allora il ruggito abbassa di un livello l'attacco del Pokémon nemico, quindi comunque anche noi lo facessimo, anche noi resistessimo al primo attacco, comunque subiremmo poi un secondo attacco depotenziato, ma lo subiremmo comunque. Con turbosabbia invece c'è una possibilità che il nemico fallisca, per cui meglio turbosabbia che il ruggito. Diglett impara turbosabbia. Rocchettaro sta per usare un altro Voltorb. No. Andiamo ancora di fossa. Boom. Super efficace. Nessun problema. Newbie ha battuto Rocchettaro. Sono fritto. Va bene, parlerò. LT Surge ha nascosto gli apriporta dentro qualcosa. Grazie. L'avevo capito pure io.
Quando ero nell'esercito e Surge era molto severo. E se siete tutti delle schiappe aveva pure ragione. Gentiluomo vuole lottare. Gentiluomo manda Voltorb. Ok. 2 livelli superiori a quelli dello scorso. Non dovremmo comunque avere problemi. Stridio fallisce. Boom, fossa super efficace. Gentiluomo sta per usare Magnemite, no. Vai di fossa di nuovo. Sonic Boom fallisce, boom. E il nostro fossa invece no. Perfetto, Diglett riceve Newbie ha battuto Gentiluomo. Stop, abbi pietà. Tu ci dai un indizio? Non riesce ad aprire le porte? Surge è sempre stato prudente. Anche lui ci ha dato un indizio. E mo qui è una lotteria, perché qui c'è acqua. Qui c'è acqua. Qui c'è acqua. Qui c'è acqua. E qui c'è acqua. Cioè, è come... Qui c'è acqua, qui. Acqua. Qui. Acqua. Qui. Fuoco, ok. Primo elettrico, in teoria qui abbiamo controllato sotto pure, quindi deve essere qui. E invece no, invece ovviamente no. Cioè è proprio casuale come cosa, ci sarà un pattern, ci sarà un qualcosa di scriptato, però non... Spererei di non dover andare a controllare. Dai, mamma mia, 3 ore, dobbiamo stare 3 ore qui. Acqua, acqua, acqua. Qui c'è acqua. Qui c'è acqua. Fuoco, ok. E mo? Mo sarà qui? Oh, secondo lucchetto elettrico aperto si apre la porta automatica. Benissimo. Non abbiamo perso troppo tempo. Sull'attenti, benvenuto alla palestra di Aranciopoli. Ma guarda questo sfidante, una mezza calzetta. Hai un bel coraggio a sfidarmi, sciocca recluta. Una lotta Pokémon non è cosa da poco, vedrai. Sarai costretto ad arrenderti. E qui non sarà facile, nel senso, non penso che saremo più veloci, perché lui avrà sicuramente un Raichu come la serie animata, che è livello 28. Ora noi siamo underlivellati, vediamo se... attenzione, ruggito. Forse non lo buttiamo sotto con un colpo. Velocità X, addirittura diventa ancora più veloce. Hard. Ha fallito clamorosamente, attenzione. Ha fallito il suo megapugno. E quindi KO, ci è andata benissimo, ci è andata. Diglett riceve 732 punti, sale di livello. E Newbie ha battuto Lieutenant Surge. Wow, tu sì che sei forte, caspita. Bene, prendi la medaglia tuono. Che bucio, la medaglia tuono aumenta la velocità dei tuoi Pokémon. E i tuoi Pokémon potranno volare in ogni momento. Sei speciale, prendi questo. Newbie riceve la MT24. Contiene fulmine. Insegnala un Pokémon elettrico. Ma noi già abbiamo Pikachu, che già la conosce. Voglio darti un consiglio, l'elettricità è potentissima, ma non ha effetto sui Pokémon di tipo terra, e l'abbiamo visto. Wow, una lotta elettrizzante. Benissimo. Allora, adesso che abbiamo la nostra medaglia, e qui nei Pokémon prima generazione non potevi bindare, non potevi settare i tasti per utilizzare le mosse. Hai la medaglia tuono, devi essere un buon allenatore allora. Ho appena preso uno Squirtle che si cacciava sempre nei guai. Ti piacerebbe prenderti cura di lui? Sì, Newbie riceve Squirtle. Vuoi dare un soprannome a Squirtle? No. Bene, ma trattalo come si deve. Lo vediamo subito. Abbastanza equilibrato come Pokémon. Conosce Bolla. Va bene, per adesso lo teniamo qui. Allora, cosa facciamo adesso? Intanto andiamo al centro Pokémon.
Andiamo al centro Pokémon. Vi annuncio già, cioè vi anticipo già che Squirtle non lo porteremo con noi, non sarà un Pokémon che farà parte della nostra squadra. Ho intenzione di prendere un altro Pokémon di tipo di acqua, non sarà lui. E quindi lo depositiamo subito perché dobbiamo prendere un altro Pokémon. La PC di Bill. Deposita Squirtle. Ciao ciao Squirtle. Probabilmente voi non lo vedrete più, lo vedrò io, cioè negli allenamenti, poi vedremo magari in futuro. Allora, per adesso cosa facciamo? Fatemi controllare un attimo gli strumenti, Pokéball, pozioni, insomma ce n'ho qualcuno. Andiamo di qui, andiamo nel percorso 11 a catturare un Pokémon. Prima di sfidare tutti questi tizi, vediamo se lo troviamo questo Pokémon. Guarda caso lo abbiamo trovato al primo colpo, un bellissimo Drowsy a livello 17. Allora, Graffio. Non ha effetto, fallisce, ipnosi, vediamo con un altro Graffio se non fa brutto colpo, bellissimo. Ok, lui ci inibisce il nostro attacco, ma noi ti dovevamo catturare. E voilà, bravissimo, benissimo, hai preso Drowsy, aggiornamento Pokédex per Drowsy. Tenendolo vicino è probabile che Drowsy ti faccia vedere i sogni che hai mangiato in passato. Vuoi dare un soprannome? No. Potete dare il benvenuto al nuovo Pokémon che ci accompagnerà nella nostra avventura, che è proprio Drowsy. Esatto, lui è il tipo di Pokémon che ho scelto io di portare insieme a noi, di tipo Psico. Ha un attacco speciale 35 che è discreto, velocità un po' bassa, poi pazienza, ha un attacco pure discreto per un Pokémon di tipo Psico. Conosce già un attacco di tipo psichico che è confusione, ipnosi e Libra che è un attacco di tipo fisico. Inibitore probabilmente non lo userò mai. Ora, perché ho scelto lui come Pokémon di tipo psico? Perché tecnicamente ce ne sono di più forti, vedi per esempio la famiglia di Abra, anche se non si può ottenere alla Kazam senza lo scambio, però anche Abra è più vicino, diciamo, allo stile di gioco mio, perché Abra è molto più veloce e ha un attacco speciale più forte. Perché Drowsy e quindi in futuro Ipno? Perché in questa prima generazione non esistevano dei buoni counter per i Pokémon di tipo psico, perché ancora il tipo buio, che poi è stato introdotto nella seconda generazione, non esisteva e l'unico counter che avevano i Pokémon di tipo elettrico era il tipo coleottero, che però ha due problemi. Il primo, che non ha delle mosse molto forti, cioè la mossa più forte è doppio ago, che ha Beedrill. Il secondo, che coinvolge lo stesso Beedrill, qual è? Che i Pokémon tipo coleottero, in particolare appunto come ho detto Beedrill, ha il doppio tipo che è veleno, per cui è comunque debole contro i Pokémon tipo psico. Quindi non mi andava bene. Ho detto prendiamo un Pokémon di tipo psico che possa combattere altri Pokémon di tipo psico con gli attacchi fisici. Nel frattempo affrontiamo questo bullo che manda un Pokémon di tipo veleno, perfetto per noi. Utilizziamo subito confusione. E quindi Drowsy tra i Pokémon tipo psico è quello che ha, come si dice, un'ottima tenuta fisica, dei buoni attacchi psichici. In particolare, se non ricordo male, arriva a imparare pure psichico, anche se il punto forte della famiglia evolutiva dei Drowsy, quindi Drowsy e Ipno, è proprio l'ipnosi. Se non ce lo manda giù questo Ekans, ok, si colpisce da solo, dai, su.
Vabbè, si è autoeliminato. Io ti volevo fare confusione, invece. Newbie ha battuto Bullo. Benissimo. Direi di tornare di nuovo al centro Pokémon, giusto per non sprecare troppe pozioni. E quindi dicevo, questo sarà il Pokémon di tipo Psico che combatterà gli altri Pokémon di tipo Psico a colpi di botte, a colpi di... ora non mi ricordo cosa impara, ma credo impari botti in testa, insomma, a colpi di attacchi fisici di tipo normale. Considerando soprattutto che i Pokémon di tipo Psico che affronteremo, la maggior parte saranno appunto Abracadabra, eccetera, eccetera, saranno tutti deboli a livello fisico, cioè a livello di difesa, tranne appunto gli stessi Drowsy e Ipno, che invece contro dei quali avremo un testa a testa. Va bene, allora di qui, se non ricordo male, non ci sono altri Pokémon da catturare diversi da quelli che abbiamo, per cui ci limitiamo a sfidare gli allenatori. Rischia tutto o vuole lottare? Manda Poliwag, ok, Pokémon tipo acqua. Noi mettiamo Drowsy giusto per farlo allenare, però ovviamente abbiamo lo specialista. Ipnosi fallisce clamorosamente, noi facciamo il Tono Shock. Non penso che Fulmine sia... cioè già il Tono Shock lo devasta. Drowsy 145, benissimo. Sta per usare Orsi, ok, lasciamo il nostro Pikachu. KO, no, resiste, incredibile. Orsi ha dimostrato di essere un buon Pokémon. E allora ti meriti un attacco rapido. Non me l'aspettavo, 18, cioè 10 livelli sotto, eppure ha resistito. Newbie ha battuto e rischia tutto. Accidenti, mi è andata male. Newbie vince un bel po' di Pokédollari. Ok, controlliamoli tutti. Vediamo se qui c'è un altro. Sono allenatore da poco, ma penso di poter vincere. Vedremo. Ora che c'ho pure un Pokémon di tipo Psico, non lo so. Bullo manda Surfew, ok, Pokémon di tipo Terra. Ecco, contro di questo ancora non abbiamo un vero e proprio counter, è vero? Perché, esatto, ancora ci manca, perché sarà l'ultimo Pokémon. Allora, come lo battiamo a lui? Aia, Turbo Sabbia, proviamo con Drowsy, che lo addormenta, incredibile, nonostante il Turbo Sabbia. Andiamo di confusione. Va bene, fallisce giustamente, perché abbiamo il Turbo Sabbia. Ok. Senshu ha una buona difesa, per cui ha una difesa speciale invece bassa, e quindi attacchi anche deboli come confusione comunque gli fanno un po' di danno. E così facciamo un bel po' di danni, cioè di punti esperienza con il nostro Drowsy. Ora abbiamo Zubat. Zubat ha attacco sanguisuga, che quindi è super efficace contro il tipo psico, e quindi sì. Non mi ricordo mai se è anche di tipo volante. Se Zubat è con le 8 ore veleno o volante veleno, non mi ricordo mai. Comunque proviamo con Tono Shock, vediamo se era volante. Mi sa di sì. Brutto colpo, sì, è volante, e quindi super efficace il nostro Pikachu. I miei Pokémon hanno perso. Che vuoi? Lasciami in pace. Tranquillo. Mica hai perso la mamma, non lo so. Ho fatto tutto il possibile, non rimpianti. Queste sono le stesse parole di quelli del Ponte Pepita, ora che mi ricordo. Allora, qui c'è un altro tizio. I miei Pokémon dovrebbero essere pronti ormai. Dovrebbero. Vedremo. Bullo vuole lottare. Cosa avrà mai? Nidoran maschio, tipo veleno, e quindi noi siamo super efficaci. Andiamo di tattica o andiamo subito di confusione? Andiamo subito di confusione. Aia, incornata.
Vedete come resiste, a differenza se avessimo avuto Kadabra, a quest'ora questa incornata ci avrebbe fatto molto danno. Invece, doppio calcio, siamo, esatto, siamo super efficaci noi contro il tipo lotta, per cui non ci fa niente. E invece confusione ti devasta. Ok, livello 18. Bullo sta per usare Nidorino. Allora, visto che c'hai Nidorino, usiamo ipnosi. Aia, un'altra incornata. Attenzione, rischio. Ah, per un colpo. Per 1%. E visto che sei riuscito, continui tu, non ti sostituisco. Vai fino alla fine, devastalo tu. Benissimo. Bravissimo Drowsy. Resistente come mai. Super efficace, Drowsy risete. Newbie ha battuto Bullo. Troppo forte e giovane. Meglio cercarne di più forte. Non andiamo al centro Pokémon, andiamo qualche pozione, magari 2. Così le consumiamo. Tanto ormai i nostri Pokémon stanno diventando abbastanza grandi da aver bisogno di super pozioni. Cos'è questo? Un Realtor rischia tutto? Vuole lottare, rischia tutto. Manda Bellsprout. Ok, Bellsprout è erba veleno, quindi è anche debole contro il tipo psico. Usa crescita che gli aumenta le caratteristiche speciali, quindi il nostro confusione non sarà efficace come prima, infatti, però continua a fare crescita, va bene. Brutto colpo, tanti cari saluti a Bellsprout. Rischia tutto, sta per usare Oddish, anche lui erba veleno e anche lui ci va benissimo. Questo era il difetto dei Pokémon di prima generazione, era proprio questo, che la maggior parte erano tutti erba veleno. Da un lato li rende migliori perché appunto le mosse di tipo veleno ti danno un'ottima, una più ampia gamma di tattiche e di strategie, però Pokémon tipo psico va bene. Ho avuto la mia occasione. Non puoi essere codardo nel mondo dei Pokémon. Però allora fatemi controllare Drowsy, gli diamo l'ultima pozione. Perfetto. Allora vediamo se qui sotto c'è altro. No. Ok, torniamo di qui. Partiamo dal basso stavolta. Attento, sto posando dei cavi, quindi questo avrà Pokémon elettrici. Cos'è? Un meccanico. Meccanico vuole lottare. Meccanico manda Magnemite. Ok, qui mandiamo il nostro specialista. Tiki tiki. Azione non ci dovrebbe fare molto, perfetto. E invece fossa. Ha battuto un Raichu con questa fossa. Non puoi pretendere tu che sei un Magnemite di fermarlo. Newbie ha battuto meccanico. Ma era elettricità pura. Spargi la voce per il risparmio energetico. Vedete, già qua si parlava di risparmio energetico. Non era avanti questo gioco. Questo tizio qua cos'è? Un eremita? Non ho ancora mai vinto e ci sarà un motivo. Rischia tutto, vuole lottare, cosa hai? Growlithe, attenzione, Pokémon di tipo fuoco. Fuoco non abbiamo Pokémon di tipo acqua, però il tipo fuoco è debole contro i Pokémon di tipo terra. Quindi, se non ci fa troppo danno, Boato non fallisce clamorosamente e quindi ciao ciao Growlithe. Addirittura brutto colpo, va bene. Growlithe è nemico esausto, Drowsy riceve 172 punti, rischia tutto, saper usare Vulpix, ok, sempre tipo fuoco, no? Bellissimo Vulpix.
che però cadrà sotto i colpi delle nostre fosse. Boom. Me lo immaginavo. Se usi sempre solo poi gli stessi Pokémon. La fortuna del principiante, no, è la fortuna, la sfortuna del veterano in questo caso. Allora, qui siamo quasi alla fine. Pippo qua che vuole. Sono il primo della classe, vediamo, vediamo. Vediamo questo Bull. Bull vuole lottare, cosa ci avrà mai? Rattata, Pokémon di tipo normale. Oh, finalmente possiamo richiamare il tanto carissimo Mankey, che l'altra volta ci ha deluso. Vediamo se adesso si fa perdonare. Bravissimo, super efficace. Bull sta usando un altro Rattata e noi mandiamo, cioè lasciamo in campo il nostro Monkey che farà il devasto. Bravissimo. Bull sta per usare Raticate, ok. Dovrebbe comunque andare bene Monkey. Bravissimo, brutto colpo, ecco, si è riguadagnato la nostra stima. Livello 23. Newbie ha battuto Bullo. Accidenti, devo rinforzare i miei Pokémon. Devi abbassare pure la cresta. C'è un Pokémon grassissimo che scende dai monti. È forte, catturalo. Lo cattureremo. Allora, qui questo alberello si capisce che è sospetto, per cui ovviamente c'era uno strumento. E lui? Yahaha, non ho mai perso. Anche il ragazzino aveva detto non aveva mai perso, eppure. Rischia tutto, vuole lottare. Cosa avrà mai? Voltorb, elettrico. Allora, Pokémon. Mandiamo chi? Diglett. Ovviamente Diglett. Tiki tiki. Sonic Boom toglie una quantità fissa, se non ricordo male sono 20. Ma noi con il nostro fossa lo mandiamo a nanna. Ok, rischia tutto, sta per usare Magnemite. Cosa faremo mai? Un'altra fossa. Boom. E anche Magnemite a casa. Nemico esausto, Diglett riceve 342 punti, Newbie ha battuto, rischia tutto. Benissimo. È sempre una prima volta. La fortuna del principiante. Ma tutti con sto principiante. Vi ho sganasciato. Allora, qui cosa c'è? Niente, mi sembra. Poi quando avremo il detector vedremo. Fatemi controllare se c'è necessità di magari una super pozione. La sprechiamo. Giusto per ogni evenienza, vediamo che dice lui. Attento ai cavi scoperti. Infatti, vedete. Quindi se non avevamo se non usavo la super pozione, probabilmente ci avrebbe causato un pochetto di problemi questo tizio. Adesso sono sicuro che non ce ne caserà. Allora, boom, non ci fai niente, fossa. Voilà, brutto colpo, super efficace. Annanna. Magnemite nemico esausto, Drowsy riceve 169 punti, Diglett idem. Meccanico sta per usare Magnemite. Ok, sono tutti Pokémon tipo elettrico, per cui non ci creerà nessun problema. Boom, super efficace. Diglett sale a livello 26, benissimo. Meccanico sta per usare Magneton. Vuoi cambiare Pokémon? No. Un bel Pokémon, però anche lui mantiene le debolezze della sua forma precedente, per cui Newbie ha battuto Meccanico. Wow, sei una scheggia!
Ehi, Diglett si evolve, attenzione! Il nostro piccolino, diventano 3. Diglett diventa Dugtrio. Benissimo. Vediamo le statistiche. Velocità 73, mamma mia. E siamo solo al livello 26, proprio velocissimo come Pokémon. Va bene, va bene. E cosa facciamo? Direi di controllare la casa qui. Non vorrei fare questo episodio troppo lungo. Lui che ci dice: quando catturi molti Pokémon è duro inventare nomi per tutte. Lavandoni c'è un uomo che giudica i nomi dei Pokémon. Ti aiuterà lui con i nomi. Ma io proprio per evitare lascio i nomi dei Pokémon che hanno già. Qui c'è il nostro carissimo Snorlax che dorme. Per adesso non lo possiamo disturbare. C'è una scaletta, qui saliamo e abbiamo 2 tizi. Un ragazzino che ci dice: cerco Lickitung, vuoi scambiarlo con Dugtrio? No, perché io ho Dugtrio. Oh, vabbè. Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del professor Oak. Se hai catturato 30 tipi di Pokémon ti darò Detector. Allora, newbie, hai catturato 30 tipi di Pokémon? Penso di sì. Bene, hai catturato 33 tipi di Pokémon. Congratulazioni, tieni, te lo sei meritato. Ci sono strumenti invisibili per terra, il detector ti aiuterà a scovarli. Però non puoi indicarteli così, devi cercare lì da solo. Li devi cercare da solo. Lo so. Qua non mi ricordo se forse non c'è nemmeno, come si dice, le freccette, come ci sono nelle altre generazioni. Comunque. A lui l'avevamo sconfitto, sì. Qui non mi sembra li abbiamo sconfitti tutti, va bene. Allora, che facciamo? Che ore sono? Io quasi quasi terminerei il video qui, andiamo al centro Pokémon. Il prossimo passo sarà tornare, anzi no, torniamo a Celestopoli. Anzi no, prima facciamo, visto che ci sono, facciamo una cosa. Intanto curiamo i Pokémon. Ne deposito uno, in particolare Ivysaur. Prendo un altro Pokémon e andiamo in un posto, sfruttando taglio, in cui si poteva ottenere un altro Pokémon, con uno scambio stavolta. Ok, questo il Pokémon che si ottiene è un Pokémon tipo Psico, più forte nelle generazioni successive piuttosto che nella prima, però. Allora, depositiamo Ivysaur, ritiriamo Clefairy e lo andiamo a scambiare. Quindi per andare in questo posto bisognava utilizzare chi abbiamo come primo Pokémon. Fatemi mettere un Pokémon veloce perché voglio evitare di rimanere bloccato. Per tornare ad andare in questo posto dobbiamo andare qui nella grotta di guardate, il primo passo è già subito un Diglett livello 22. Ma noi siamo 3 talpe. Dai. Qui ci sarebbe stato utile un repellente, ma facciamo il passo della faina. Voilà. Ah, non ha funzionato molto questo passo della faina, però. Fuga, fuga, fuga. Vedremo poi, non so se già a Plumbeopoli c'erano dei repellenti, casomai li compriamo. Un Dugtrio. Pure piuttosto del nostro. Attenzione, fuga. Meno male. Via, 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 via. Perfetto.
Ok, quindi qui, piuttosto che andare di lì, andiamo sotto qui, in questa casa qui. C'è un altro assistente. No, un Pokémon esosso non può lottare, ma può ancora usare mosse come taglio. Era lui il ragazzo, se non mi sbaglio. Cerco Clefairy, vuoi scambiarlo con Mr. Mime? Sì, è proprio Mr. Mime, il Pokémon Psico che vi avevo detto. Ok, connetti il cavo così. Ciao ciao Clefairy. Così vi faccio vedere pure come avvenivano gli scambi nella prima generazione. Una cosa molto rapida, grezza. Clefairy va ad allenatore. Perché l'allenatore manda Mr. Mime, l'allenatore dice addio mentre Mr. Mime è trasferito. Questo come Pokémon in alternativa a Kadabra o Drowsy può essere un buon Pokémon. Considerando soprattutto che i Pokémon scambiati imparano, aumentano insomma l'esperienza più velocemente rispetto ai Pokémon normali. Ovviamente noi lo prendiamo per il discorso sempre là, strumenti. Vediamo che attacchi che aveva, confusione e barriera. Beh, classico, classico. Va bene, poi proseguiamo un attimo sotto. Che ci dovrebbero essere degli strumenti. Cosa dice questo ragazzino? Se in Pokémon impara Flash potrei andare alla volta del tunnel roccioso. Che poi... Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del professor Rock. Se hai catturato 10 tipi di Pokémon ti darò MN05. Allora, newbie, hai catturato 10 tipi? Beh, sì. Bene, hai catturato 34 tipi di Pokémon. Congratulazioni. Tieni, te lo sei meritato. MN05 sarà Flash, esatto. Perfetto. Ne parleremo la prossima volta. Qui c'è New PSSU. Se scendiamo giù c'è un altro strumento. Pietra lunare, benissimo. Ora qui non c'è più niente, qui si va verso Smeraldopoli. Noi torniamo un attimo sopra. Andiamo a Plumbeopoli e al museo e prendiamo una cosa e poi concludiamo il video. Qui c'è questo piccolo taglio, quindi Pokémon taglio. Non è l'ultima volta che lo useremo. Eccoci qui, l'atmosfera diventa grigia, sicuramente siamo a Plumbeopoli, andiamo a nord. Noi l'altra volta eravamo entrati dalla porta principale, adesso dovremo entrare dalla porta secondaria, ma per entrare dalla porta secondaria bisognava conoscere Taglio che non conoscevamo. Zac! Andiamo qui. Siamo orgogliosi dei 2 fossili di Pokémon preistorici e molto rari. Non puoi entrare dal retro. Oh, vabbè, fa lo stesso. Sai che cos'è l'ambra? No. L'ambra è la linfa fossilizzata. E se ti dicevo sì? Che mi dicevi? C'è un laboratorio da qualche parte dove si cerca di far resuscitare dall'ambra i Pokémon antichi. Esatto, dove un giorno andremo. Questa è l'ambra. È dorata e trasparente. Psst, credo che questo pezzo di ambra contenga DNA di Pokémon. Sarebbe grande se con questo si potesse ridare vita ai Pokémon. Ma i miei colleghi non mi credono, quindi ti chiedo un grosso favore, fallo esaminare in un laboratorio Pokémon. Newbie riceve l'ambra antica. Perfetto, da qui poi effettivamente escerà fuori un Pokémon che però vedremo in futuro. Va bene, ci avviciniamo al centro Pokémon e io direi di concludere qui la puntata. Vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Spero come sempre di avervi fatto passare un momento piacevole, divertente e quando possibile rilassante. Se questo genere di contenuti dovesse piacervi, vi ricordo sempre di seguirmi, di iscrivervi, di commentare, di condividere il video e di attivare la campanellina così da rimanere aggiornati con i video che usciranno in seguito. Io come sempre cercherò di mantenere la cadenza settimanale.
Vi do un grossissimo abbraccio, vi ricordo sempre che potete commentare i video per chiedermi qualunque cosa, le critiche costruttive sono più che benvenute, cercherò di rispondere come sempre a tutti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!